Questa è la metropolitana del Colosseo, una delle metropolitane, anzi una delle fermate più frequentate di Roma, e si presenta così: acqua a terra, perdite dal soffitto e la cosa più bella, assenza di scala mobile. Se sei ovviamente una persona disabile, hai questo qui che, se funziona, ovviamente devi citofonare, ti vengono a prendere e puoi caricare massimo 230 kg che vengono portati su. E qui, col grande afflusso che c'è di persone, vediamo che neanche le luci funzionano. Però perché vi dico questo? Vedete, beh, la metropolitana che c'entra? C'entra perché questo è il biglietto da visita per i turisti. Guardate, la metropolitana del monumento più visitato in Italia è questa. Ovviamente il povero disabile, fatto un punto, poi ne deve fare un altro. Vedete? Qua c'è un'altra parte che lo porta su. Queste sono le luci che dovrebbero enfatizzare tantissimo i mosaici e invece fanno venire gli attacchi epilettici purtroppo a chi passa qua. Queste sono le file ovviamente per entrare. Che fai? Non creiamo un po' di fila all'ingresso? Considerate che c'è una fila infinita per fare il biglietto per la metropolitana. Non c'è nessun tipo di servizio o assistenza per i turisti, e ce ne sono pure tanti, e vi ritrovate file interminabili di persone che vogliono prendere il biglietto. E voi direte, vabbè, questo è il servizio pubblico, questo offre. Però nel momento in cui arrivate al Colosseo, tu scendi, dovresti vedere questo grande monumento, che vedi sta roba. A che serve? Non lo so. Voi sapete a che cosa serve sta cosa? Questi si chiamano tappi di protezione perché vengono messi sopra un ferro arrugginito che è potenzialmente pericoloso. Ma com'è che qua non ci stanno e questo è tagliente? Mo non me voglio manco tagliare pure io. Eppure qua? E qua? Che cosa è successo? E qui la domanda è lecita: che cos'è sta cosa qui? Davanti alla metropolitana del Colosseo, ma anche davanti al Colosseo, lo spettacolo che si presenta ai turisti è questo. Ma non è finita sta cosa. E sempre qua davanti al Colosseo ci sono dei misteriosi lavori, non lo so, che poi non è un lavoro, questo è semplicemente una zozzeria, misteriosi ferri infilati per evitare che una persona finisca in questa piccola intersezione qui, in questo buchettino. Ancora più pericoloso forse mette dei ferri così, in questo modo. Allora, che è più pericoloso? Che uno inciampa in questi piccoli buchettini o che uno si fa male con sti ferri qua? Perché poi guardate, quello che è successo non è molto complicato, semplicemente è sprofondata la grata e basterebbe lì una colatina di cemento, ne mette a posto la grata, invece di lasciare sti ferri vecchi che staranno qui se non da mesi, da qualcosa in più, che la gente disperata ci ha messo un bastone per tenerlo su, perché signori, qui parliamo di milioni di turisti ogni anno e da sta parte ci stanno sti ferri. Questo invece è uno dei passaggi più importanti da quando hanno chiuso per motivi tecnici, chiamiamola la scala, quella che portava panoramica. Qui si può andare, diciamo, sopra. L'unica cosa è che anche qua la scala mobile è in condizioni indecorose. Voi considerate quant'è che è ferma sta scala mobile. Ce ne accorgiamo dalla sporcizia che c'è sopra. Dicevo, questa transenna qua è della Metro Piramide, vi hanno pure prestata. E da questa parte invece usciamo nella zona panoramica, quella che si affaccia sul Colosseo. L'unica cosa è che questa zona è tristemente nota per tanti fatti di microcriminalità. Perché questo? Perché purtroppo questa è un'area dove generalmente succedono cose un po' spiacevoli, specie tra i giovani. Cosa è successo nel frattempo? Eravamo rimasti quest'estate che doveva essere riparata praticamente la scala che scendeva sotto e c'era un pericolo di frane relativo a questo affaccio. Oggi che cosa succede? Che non solo non è stata riparata, ma è stata estesa, cioè noi adesso abbiamo in pratica buona parte della balconata
perché non è accessibile ed è stata transennata e ovviamente giù in fondo non si può scendere. La domanda è questa: prima che si insediasse il nuovo sindaco lì non si poteva scendere, dopo che si è insediato il nuovo sindaco che cosa è successo? Che hanno esteso la copertura e qui non ti puoi avvicinare. È normale che tu qua non ti puoi avvicinare semplicemente perché vedete ci sono i pezzi di marmo che si staccano, ci sono delle balconate che sono effettivamente pericolose. Allora proprio per questo motivo questo evita che le persone si avvicinino, ma anche questo è uno schifo, ma si può tenere la transenna in questo modo? Cioè guardate, tutta roba buttata per terra, come al solito sempre i ferri che spuntano, pezzi di transenne buttate qui dentro, ci dovrebbero essere i fiori e questo continua per metri, metri e metri. Poi non vi nascondo che adesso c'è il presidio delle forze dell'ordine, perciò qui non ci va nessuno, ma quando non ci sta il presidio delle forze dell'ordine qua è pieno di gente. Vedete, questa è chiusa alla bene e meglio, ma può essere una cosa transennata in questo modo? Vi ripeto, stiamo sotto al Colosseo, al famoso anfiteatro Flavio, dove milioni di turisti vengono a vederlo, vengono a spendere, vengono a passeggiare, vengono a Roma appositamente. E questa è la famosa scalinata che vi permetterebbe in un battibaleno di salire e scendere verso il Colosseo, è chiusa per crolli. Ma quanto tempo ci vorrà per sistemarla pure questa? Quello che hanno solamente aggiunto in questo periodo è un cartello, pericolo di crollo, che sta qua all'inizio, lì in teoria ce ne dovrebbe essere un altro, neanche si vede, e la maggior parte della gente una volta si sedeva proprio qua per fare la foto con lo sfondo del Colosseo, oggi purtroppo si deve adattare a farlo qua e questo è il posto meno indicato perché poi dietro c'hai gli alberi e perché spesso qui è un po' più difficile sedersi e lo spazio è minore. Questa rimane comunque una passeggiata di quelle famose archeologiche e voi in una passeggiata come questa, come al solito, arrivate qua. Questa dovrebbe essere una balaustra di contenimento, guardate. Allora, se mi ci appoggio io già si sposta. Voi immaginate se i turisti iniziano a appoggiarsi qua, che succede? Se manca un cartello stradale qui sulla strada, c'è qualche buco, sappiate che sta qua sotto. Eccolo lì. Un po' mimetizzato, però c'è, bello intero. E noi adesso ci facciamo la passeggiata obbligatoria per poter scendere e andare sotto al monumento. Non basta il marciapiede stretto, non basta che poi non ti puoi affacciare, ma che famo? La mettiamo pure qua una transenna bloccata per non farla togliere. Non è che hanno messo il sacchetto, ci hanno fatto una colata di catrame. Questa è una transenna bloccata, una colata di catrame. Ovviamente nessun cartello ti dice per quale motivo c'è, sicuramente perché anche questo qui sta cedendo e la gente potrebbe cadere ovviamente di sotto. Allora hanno detto qua evitate di andarci e poco più avanti anche qua hanno attaccato una transenna alla bene e meglio perché anche qua sotto, vedete, manca la parte che sostiene, perciò si è staccato tutto quanto, immondizia, sporcizia, fino qua praticamente dura. Poi qui c'è ancora per fortuna la parte di muro che tiene e hanno ancora deciso, vabbè, per adesso non ci mettiamo niente, ma a breve che cosa succederà? Che tutta sta parte qua verrà tutta transennata. E questa è l'ennesima scalinata che è stata chiusa e nella chiusura di questa scalinata però poi la gente si rompe le scatole. Questo punto, che è una salita dove uno riesce praticamente a passare velocemente, è stata chiusa pure questa. Perché è stata chiusa? Perché anche qua pericolo di crolli. Poi ovvio che questa, ragazzi, è una chiusura presa in giro. Perché è una chiusura presa in giro? Perché se uno volesse veramente passare e non c'ha una panza di quelle enormi, fa questo. Ovvio io non lo faccio perché uno non mi voglio far male, due perché tanto pure sotto è chiuso alla bene e meglio. Allora, se una zona è pericolosa e la dovete transennare, o la transennate bene e verificate che la gente non passi. Io adesso non l'ho inquadrato, ma è passata una marea di gente qua. Non credo sia questo il modo di gestire una cosa. Tra l'altro, i soliti ferri conficcati qua addirittura verso la faccia della persona che magari sale e se lo prende in faccia.
Cosa pensano i turisti quando vengono a Roma e vedono una cosa del genere? Qua stanno i giardini. Loro pensano che abbiamo questo monumento che ha resistito a tutto, che l'hanno pure ricostruito in alcuni pezzi, che l'hanno vandalizzato, ma poi qua intorno non è che fa schifo di più, c'è una monnezza, ognuno fa come gli pare, è lì dove che ognuno fa come gli pare che poi c'è questo casino, questa sporcizia, questo degrado. Cioè, farvi capire, questo è il giardino di fronte al Colosseo e io posso trovare una cassetta da frutta, una birra rotta, carte di tutto. Da questa parte addirittura ci stanno giacigli dove la gente viene qua a riposarsi. Lì c'è qualcosa di stranissimo, non riesco a vedere tipo un tubo, birre, wurstel scalzati, patatine. Sentieri dove la gente va a fare i bisogni, perché a un certo punto, non essendoci in bagno, non essendoci niente, qui la gente viene e fa i bisogni. E fatta tutta questa scarpinata, perché non puoi usare una scalinata, non ne puoi usare un'altra, ti ritrovi sotto dove sta praticamente il parco archeologico del Colosseo, dell'Anfiteatro Flavio. E già da qui capite, anche da sotto fa schifo. Che è sta roba? Cioè, io sto a camminare e vedo sta roba qua. Controllo elettronico della velocità, ma quale controllo elettronico? Qua le macchine non ci possono passare. E sto schifo che è? Guardate, sassi per terra, monnezza, chiusure, terra che frana. Quando entriamo qui nell'area c'è sempre il posto di controllo, il famoso checkpoint dei militari. A cosa serve questo checkpoint? In teoria ad evitare che entrino dei mezzi pericolosi, dei mezzi non autorizzati in una zona che in teoria ammette solo il passaggio o di mezzi di lavoro per il cantiere o di mezzi pubblici e non sempre. Qui passeggiando lato Colosseo continuiamo a vedere che ci sono transenne spot, un po' di transenne, interruzione di transenne e mano a mano che andiamo avanti invece si vede benissimo tutta la parte soggetta ai crolli, perché non è solo chiusa sopra ma è anche chiusa sotto. Questo che cosa fa? Diminuisce praticamente la quantità di persone che possono camminare sul marciapiede e le lascia in mezzo alla strada in balia dei mezzi che passano, che siano mezzi pubblici, che siano mezzi di pubblica sicurezza o altro, e vi fa capire. Qua inizia praticamente tutta la parte chiusa dove non si può accedere, ma quello che fa più sorridere è che noi le transenne che noleggiamo solitamente vengono buttate ovunque. Qua continuano a cadere pezzi di macerie, di mura, di tutto quello che potete trovare e la gente giustamente qua non ci può passare. Questo è il famoso accesso alla scala che portava su e oggi non è che è chiusa, è uno schifo, è una vergogna. Come si fa a tenere una cosa così? Plastica su plastica, transenna su transenna, fili, ferri. Io non capisco com'è possibile pensare che questa è l'immagine che diamo al turista davanti al monumento più importante che abbiamo. Qui entriamo proprio nel vivo della zona del Colosseo, dell'Anfiteatro Flavio. Questa è la parte ovviamente di cantiere che è stata abbellita per l'occasione ma poi viene sempre vandalizzata e questa è una delle passeggiate teoricamente più suggestive per chi viene a Roma, perché può passare a due passi dal monumento, punto di vista anche di immagine e tutto, purtroppo rovinata spesso dal degrado, no? che voi incontrate. Voi immaginate l'alto numero di turisti che c'è qui, in questo momento comunque già è tardi e ce ne sono ancora tanti. L'unica cosa che vi separa dal toccare il monumento sono cose come queste transenne che adesso sono chiuse perché l'accesso al monumento non è più attivo. Considerate che questa dovrebbe essere la zona più valorizzata, dovrebbe essere la zona più valorizzata in assoluto e io mi giro, la guardo e vedo sto casino, vedo sta roba, vedo sto transennamento che fa veramente ridere. Ciao! Questo è un presepe particolare perché nasce con tutto materiale da cantiere, le tavole di legno, la ghiaia che sta per terra, la gru che sta sopra, la struttura della capannina, la legna dei bancali, le pecorelle pure sono dei cantiere.
In quest'area qui c'è ancora la pavimentazione originale dell'antica Roma, in particolare questi sono i vecchi campietrini che c'erano al tempo e che ancora durano adesso. Se voi ci pensate, sta meglio sta pavimentazione che la strada di Roma che sta dall'altra parte. E se volete fare sta passeggiata, state solo attenti a dove mettete i piedi, perché qui è facile cadere. Qui da sotto l'anfiteatro Flavio io intanto vi saluto, vi ho fatto vedere semplicemente quello che è un valore di questa città, ma di tutta Italia, che viene lasciato un po' così alla bene e meglio, dove tantissimi turisti, ma non solo, anche cittadini romani, persone di passaggio, vengono tutti i giorni, e che alle 5 spaccate è chiuso, che alle 5 spaccate ha la biglietteria chiusa, e che in questo momento tanta gente viene solo qua sotto per farsi la foto. Allora la mia domanda è proprio questa: perché lasciare questo patrimonio così? Perché lasciare che lì su alla balconata non ci si possa affacciare e che sia tutto transennato, male e sporco? Perché lasciare che alle 5 questo monumento non sia agibile, nonostante ci sia ancora luce, è ancora possibile avere tantissimi visitatori che poi pagano, e quello è il problema. Ma al Comune di Roma non gli interessa fa 4 soldi in più, visto che c'ha sempre problemi. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate di questa situazione, anche se non siete di Roma ma siete venuti come turisti o vorrete venire qui come turisti sia dall'Italia che dall'estero, che vengono da tutto il mondo, scrivetelo qui nei commenti. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!